amici del bosco, oggi sono venuta a fare le palline di argilla. Non puoi creare il tuo paradiso e viverci dentro da solo. Questo paradiso va condiviso con tutti. Le palline di argilla servono per facilitare la semina nell'agricoltura naturale. Si comincia preparando l'argilla. L'argilla si può reperire nel proprio terreno se si ha un terreno argilloso, oppure come in questo caso si può raggiungere una vecchia fornace e recuperare quello che era stato abbandonato là. Allora, primo passaggio, prendiamo l'argilla grezza così a sassolini, la setacciamo perché quella che è già fina la mettiamo nel secchio. Poi quella più grossolana viene schiacciata su quei mattoni. Si porta tutto il peso qua e si lavora di meno e questa è praticamente pronta da setacciare. Dopo che è stata schiacciata, però viene setacciata ancora una volta per averla ancora più fine. Questo passaggio, che ci sta impegnando tantissimo ma ci stiamo anche divertendo, può essere saltato perché l'argilla già raffinata, sottile, con i suoi micro granelli è reperibile facilmente in commercio e non costa grandi cifre, insomma, perché è quella che viene utilizzata per fare le ceramiche. Ho cambiato operazione, sono passata al mattone che serve per schiacciare i blocchettini di argilla. Se li mettiamo così nell'acqua, loro non si aprono, non entrano i semi e non vanno bene, quindi la dobbiamo far diventare fina fina. Qui adesso abbiamo argilla in polvere e più fine è meglio è per questo processo, in questo caso per usare una betoniera per la riproduzione delle palline di semi in quantità grande. Tagete. C'è anche erba, quello minuscolo è erba medica? È trifoglio. È trifoglio. E quello un pochino più grande è erba medica. Questa è la veccia, lupino. Questa è la veccia? Sì, veccia, lupino, orzo, segale. Avena forse quello. C'è avena. Ci sono i semi di sovescio per lanciare in questo autunno. Abbiamo mescolato attorno a 20-30 tipi di semi. Prepariamo questi giorni, le essicchiamo. Quando arriva l'autunno, quando cominciano le piogge autunnali, cominciamo a lanciare dappertutto. Secondo Fukuoka, una semina che viene fatta con 100 varietà di semi è una buona semina. Ovviamente questo è un riferimento a una grande biodiversità. Se noi abbiamo 10, 15, 20 è una buona partenza. Più varietà ci sono, meglio è. E dopo tutto il lavoro manuale adesso ci automatizziamo. Abbiamo la betoniera per creare le palline d'argilla. Incredibile ma funziona. Non bisogna usare le pale che di solito servono per il cemento, si mettono direttamente i semi, c'è già il mix di semi qua dentro e adesso viene aggiunta argilla insieme ad acqua che viene proprio vaporizzata, quindi argilla, acqua e si creano le palline della giusta dimensione. Devono essere un po' tipo Umidi quando butti la polvere che raccoglie, sì. Così girando raccoglie l'argilla in polvere praticamente. Le palline si formano gradualmente, si aggiunge acqua un poco alla volta per creare quell'umidità appena sufficiente a far aderire le palline di argilla. Se si esagera con l'acqua poi avremo delle palline troppo grandi e senza semi. Se non c'è abbastanza acqua naturalmente non si crea la pallina. Questo movimento rotatorio le fa diventare proprio sferiche, perfette, bellissime. Quindi insomma per fare le palline d'argilla ci vuole una certa esperienza. Queste sono le palline pronte, queste sono più grandicelle, alcune sono più piccole. È importante farle asciugare subito
perché i semi devono stare all'asciutto, altrimenti li vedremo o germinare troppo presto o addirittura andare a male, muffire. Quindi vanno subito fatte asciugare. A quel punto le possiamo tenere da parte fino al momento della semina. E adesso facciamo le palline d'argilla con un altro metodo. Questa volta prendiamo direttamente la terra di campo. Questa è una terra bella argillosa, quindi è perfetta. Aspetto. Adesso togliamo tutti i sassolini dall'argilla, così quando ci andiamo sopra non ci facciamo male i piedi. Così? Questo no. Quello no, qua questo? Questo sicuramente è già troppo grande. Dove sono i piedi? Iniziate. È subito fangosa. Ah, ecco perché. In questo caso fare le palline di semi è una scusa, perché il divertimento è schiacciare il fango con i piedi. Io ho trovato tutti i sassi sotto i piedi, quindi a tratti, una bella sensazione, a tratti meno. Ben detto. Una volta in Thailandia. Non c'è mai la guarda questo piede. Tolgo questo, se no continuano a buttare dentro che è già troppo. Abbiamo organizzato una festival, Seed Ball Festival, e durante la giornata prepariamo tante palline di semi per lanciare nella fattoria. Stamattina abbiamo usato la betoniera, ci permette di produrre molto di più, come la quantità delle palline di semi. Invece adesso facciamo le palline di semi con i piedi e con le mani. Ma questa è la parte più bella di tutte queste cose. C'era una lettera importante da Fukuoka che è arrivato in Grecia anni fa, quando ero col Panos in Grecia. Ho avuto questa fortuna di leggere anche questa lettera che lui ha scritto a Panos in una maniera molto chiara, e diceva: non puoi creare il tuo paradiso e viverci dentro da solo. Questo paradiso va condiviso con tutti. Fukuoka suggeriva 3 momenti diversi per fare la stessa semina. Il primo è quel momento che tu pensi che sia il momento giusto. Questo è il prima semina. E poi un'altra volta la stessa semina viene fatta un mese prima e la stessa semina viene fatta anche un mese dopo. Questo lui suggeriva per imparare direttamente dalla natura che seme viene seminato, in che periodo e cosa succede. Quando sono arrivato 4 anni fa in questo posto non conoscevo il clima, non conoscevo il terreno, quindi ho fatto la stessa semina, che è semina sovescio dell'autunnale, settembre, ottobre e novembre. La stessa semina nei 3 momenti diversi. Adesso, dopo 4 anni, posso dire che ho un po' di osservazioni riguardo al posto, il clima e anche il momento della semina. Abbiamo mescolato i semi basato su questa esperienza e verranno seminati subito prima delle piogge autunnali, che più o meno sarà ottobre. Dal punto di vista della preparazione delle palline di semi, in questo modo usiamo un volume di semi e 40 volume d'argilla, e poi ovviamente dobbiamo aggiungere anche l'acqua con un po' di attenzione, che non dovrebbe essere troppo bagnata né troppo secco, quindi come se fosse il pane, l'impasto del pane. Tra poco esce anche il libro che si chiama L'agricoltura naturale e l'arte del non fare. In realtà non ho scritto neanche io il libro, che praticamente viene scritto dai volontari che hanno registrato 10 laboratori che abbiamo organizzato tra Olanda e Belgio. Hanno registrato tutto, diverse domande, diverse pratiche che abbiamo sperimentato anche insieme, e questi 10 laboratori hanno scritto e hanno creato un libro.
e poi ci è arrivato questo libro in inglese e poi abbiamo tradotto in italiano e tra poco verrà pubblicato con Terranova. Questo sicuramente è già troppo grande. Questa è la consistenza giusta, adesso possiamo cominciare a fare le palline. È un sistema è quello degli gnocchi, possiamo fare un filo e poi cominciare a spezzettare per fare le palline, che devono essere piccoline. Avrà luce per guardare gli occhi tuoi, innamorato sempre di più. Perché non è una promessa, è quel che sarà, domani è sempre, sempre vivrà, sempre vivrà, sempre vivrà. Per fare le palline d'argilla con questa tecnica ci vuole un bel gruppo di lavoro, altrimenti non si finisce più. Comunque ne abbiamo un bel po'. Vi ringrazio di aver visto il video, lasciate i vostri commenti, un bel like e ci vediamo al prossimo. Ciao!